bet located on the I bet to put it over your head, pass and drop it on your waist. Keep them on this down, the window straight open. Buongiorno amici, ben ritrovati sul canale di Yao Ventura. Qui è Davide che parla da Cuba. Sono appena arrivato all'aeroporto della Habana e prima operazione, dopo aver superato i controlli della dogana, è cambiare i soldi qui nella casa di cambio. Il tasso non è dei migliori e c'è un luogo comune che a Cuba, essendo tutto statale, i tassi di cambio siano uguali in centro o in aeroporto. Non è vero, in aeroporto vale più caro, infatti ho parlato con l'agente di polizia che mi ha consigliato di cambiare pochi soldi, giusto il necessario per vivere il primo giorno, e poi cambiare il resto dei soldi lì nel centro. Il tasso di cambio è un po' migliore. Ho fatto amicizia con 3 ragazzi colombiani di Medellin che sono venuti qui all'avventura, quindi vi ho detto che il mio ostello era abbastanza economico e loro si sono accodati e quindi stiamo andando insieme nell'ostello per vedere se ci sarà posto anche per loro. Speriamo di sì, perché se così fosse saremmo un quartetto perfetto per condividere soprattutto le spese oltre che le esperienze e andare in giro per Cuba in maniera un po' più allegra e un po' più economica. Ci sono 3 modi per arrivare in centro. Primo, il più costoso. Vedete questi taxi? Sono i taxi gialli che più o meno per arrivare in centro ti fanno spendere sui 30-40 pesos cubano. Altrimenti ci sono altri taxi di altri colori che sono taxi privati in particolare che ti chiedono un po' meno. Terza opzione, che è quella che stiamo scegliendo noi, prendere un bus. Intanto si prende la navetta che passa ogni ora, appena esce dall'aeroporto sulla sinistra, da qua si prende la navetta che ci accompagna fino a fuori dall'aeroporto. Alla prima fermata scendiamo e prendiamo l'autobus. Che numero è l'autobus? 17, no? Sì, per 17. P17 che arriva diretto in centro. Arriveremo più o meno verso Plaza della Revoluzione. Abbiamo trovato una cubana doc, la stiamo massacrando di domande. ¿Cuál es el sitio más especial y bonito? ¿Cuál es Que el- uno dice, no te puedes ir de Cuba sin verlo. Qual è il posto più speciale, più bello di Cuba che non te ne può andare senza vederlo? E poi mentre aspettiamo l'autobus arrivano 2 vacche. Perché? Perché nell'aeroporto ci sono delle vacche. Ah, 3, ce n'è anche un'altra lì. È successo un problema, sono 2 ore e mezzo che stiamo aspettando la guagua, ossia l'autobus, e non è arrivato. Siccome non c'è internet, non ci sono connessioni, non si sa che cosa sia successo. I locali dicono che probabilmente quando succede così il bus si è rotto. Quindi quello che stiamo facendo è, visto che siamo in 4, un tassista ci ha offerto per 20 cook di portarci fino all'ostello, lo facciamo. Quindi entriamo. Inizia il vero viaggio. La Habana. Listo. Pero un restaurante tiene que pagar. No, sí, pero... No puede estar de muerte de hambre, como el de la cámara. No, pero lo tengo, pero es que en todos lados... Dobbiamo fargli la domanda chiave di questo viaggio. Signor tassista, ¿qué tal con los americanos? Yo, Donald Trump es maricón. Me cago en Donald Trump. Nell'ostello c'erano altri 3 ragazzi, 2 francesi e un russo, che avevano fame e noi stiamo morendo di fame. Quindi dopo una doccia d'obbligo, dopo la registrazione, dopo il cambio di soldi perché è venuto il padrone di casa per cambiarci un po' di soldi in moneta locale, ecco, tutto l'ostello sta andando a mangiare dove ci ha consigliato la padrona dell'ostello. C'è un dato di fatto: con i soldi non ci stiamo capendo niente. Intanto è l'unico paese fino ad adesso in cui ho visto una banconota da 3. Ci sono quelle da 1, da 2, da 5, da 10, ma da 3 mai. A Cuba sì. D'altronde è l'unico paese fino ad adesso che conosca che applica una doppia moneta per turisti e per cittadini, quindi non ci stiamo capendo niente. Aspetta, che la signora vuole la... Tu, ¿dónde te saco la foto? Ahí. Otra cosa fea. No, rápido que mis compañeros están allá. Venga, te espero allá con los compañeros. Non so che cavolo voglia, vuole una foto, però mi sta prendendo una cosa da casa per farmela vedere. Che? Che?
Non giocare con le apparenze. Un cuore ricco può essere sotto un cappotto povero. Bello. Muy bene. Spera che tomo la foto, La cena non poteva iniziare in un modo migliore, con un gran buon mojito. Ragazzi, 1, 2, 3! Embe, tanta roba, ma proprio tanta roba. Il pesce tipico cubano con el arroz alla cubana, con il riso cubano, ossia fatto con cumino. Quando poi ci sono amici russi che si mangiano pizza di merda. Ridono, e che c'ho ragione, ma vieni a Cuba e ti mangi la pizza. Stiamo alloggiando proprio di fronte allo stadio di baseball. Io non ho mai visto una partita e per coincidenza oggi ce n'è una e abbiamo chiesto alla guardia se potevamo entrare giusto per vedere e ci ha detto di sì. Quindi sto andando controcorrente perché la maggior parte della gente sta uscendo, penso sia finito un inning. E anche questa esperienza l'abbiamo fatta. Ma come mi sta piacendo Cuba, come mi sta piacendo ed è solo il primo giorno. Qui siamo nella Plaza de la Revolución, una delle più importanti della Habana, e siamo al di fuori del centro storico, quindi bisognerebbe arrivare qui con un autobus. È molto strano osservare come la propaganda sia diffusa anche sulle facciate dei palazzi. Al lato della Plaza de la Revolución c'è il memoriale dedicato a José Martí, uno degli eroi di Cuba. Per poter entrare e visitare questa spianata c'è bisogno di acquistare un biglietto di un CUC, quindi €1, proprio all'ingresso. State attenti con il cambio perché non hanno cambio, quindi si incazzano addirittura se date una banconota da 10 perché ve ne devono dare 9 di resto e non le hanno. Per poter invece arrivare fino alla punta, fino alla cima, fino al tetto di quell'edificio bisogna pagare altri €3. Ne vale la pena perché si può godere di un panorama eccezionale a 360 gradi di tutta La Habana. Pero bueno, cuando vayamos, ponga a mi papá. Questa è una delle grandi verità. I grandi diritti non si comprano con le lacrime, ma con il sangue. È crudissima come frase, però è vera, purtroppo è vera. Sono sempre più contento di essere passato qui da La Habana. È uno di quei posti che volevo vedere da tanti anni. Finalmente ho trovato una buona offerta di volo e quindi ho deciso di approfittarne, anche perché è inevitabile. Cuba si sta aprendo al capitalismo. Volenti o nolenti, la sua essenza sta per svanire. Perché è un'essenza comunista, un'essenza anticapitalista. Prima o poi questo finirà. Quindi ho deciso di venire qui a visitare questo paese prima della contaminazione capitalista, per vedere veramente l'essenza di uno degli ultimi paesi comunisti, diversi dal resto del mondo. E effettivamente questa differenza la sto notando e per molti versi la sto anche apprezzando. 8 CUC per entrare al Museo della Rivoluzione. In più l'edificio è anche in ristrutturazione, quindi penso sia veramente esagerato, quindi passo, mi dispiace, ma passo. È incredibile la sensazione di sicurezza che si provi camminando per le strade di Cuba. Non c'è nessuno che ti guardi con diffidenza, non vedi nessun atto di criminalità, provi una sensazione di libertà nel poter prendere il tuo telefono e poterlo usare, nel poter fare foto con la camera professionale e nel poter fermarti e parlare con la gente che fino ad adesso si è sempre comportata in maniera veramente, in spagnolo si dice amabile. Gentili, dai, usiamo questo termine, non è uguale, però sono veramente gentili. Ya, ¿qué hago? Finalmente stiamo per arrivare al centro della Habana.
Ho una voglia matta di visitare la città perché è una delle 50 più belle del mondo. Ciò che più mi sta sorprendendo di questa città è la quantità di colori sgargianti vivi che può offrire. Ti senti allegro. Se qualcuno crede nella cromoterapia, forse siamo nel posto migliore in assoluto, perché non c'è una casa che sia bianca. Ops, ne ho appena trovato uno, però non ci sono quasi case bianche. È proprio vero, i cinesi sono peggio degli italiani, stanno dappertutto, anche a Cuba. Quando per strada vedete questo cartello significa che è una casa disposta e legalizzata per poter accogliere turisti. Potete entrare, chiedere se ci sia disponibilità e in caso positivo contrattate sul prezzo, perché come sempre vi spareranno un prezzo alto per poi scendere a compromessi con voi. Siamo entrati nella Havana Vieja, ossia la Havana Vecchia, il centro storico di La Habana. Inizia con il Capitolio e continua con tutti questi palazzi maestosi che sono capaci di surclassare la miseria che trovi accanto. Questo è il bello di La Habana, trovi miseria e nobiltà, trovi delle opere d'arte e trovi accanto dei palazzi fatiscenti con tutto ciò che comporti per l'estetica. Per poter entrare al Capitolio c'è da pagare un biglietto, 10 euro, 10 kuk, ma chi è cubano paga 10 kuk, ossia 25 volte meno. Ora è sconfortante, ma veramente sconfortante, l'idea che uno straniero debba pagare 25 volte il prezzo di una persona locale. Capisco che si possa fare uno sconto per un locale, però 25 volte è tanto. Si nota subito nel Capitolio che c'è sfarzo. Il Capitolio è il luogo più importante di Cuba, della Repubblica Cubana, perché per quanto si possa dire, per quanto si possa chiamare regime, ciò non toglie che Cuba sia una repubblica. Infatti da quella parte c'è la Camera del Senato e di qua quella dei rappresentanti, e la statua rappresenta la Repubblica ed è la terza statua più alta del mondo a trovarsi sotto un tetto. C'è prima quella del Buddha in Giappone, poi quella di Abraham Lincoln a Washington e poi c'è questa, la Repubblica nel Capitolio. Qui sotto c'è un diamante che è perfettamente allineato alla cupola del Capitolio e che appartenne alla corona dell'ultimo zar di Russia, e come succede anche in altri luoghi rappresenta il chilometro zero dal quale partono tutte le strade di Cuba. Questa è la scrivania presidenziale, che ovviamente adesso non è più usata, però è bella. Però è un po' piccola, no? È diversa da quella che veramente mi aspettavo. Questa è la Camera dei rappresentanti, dedicata a Camilo Cienfuegos, uno dei leader rivoluzionari. Noi solo ne conosciamo due e per estensione tre, conosciamo Che Guevara, conosciamo Fidel Castro e per conoscenza il fratello Raúl, ma in realtà ce ne sono tanti di rivoluzionari. E un qualcosa di veramente curioso è che l'umidità presente qui a La Habana è assurda. Io vengo dal Salento, dove c'è un clima di umidità tra i più alti d'Italia, ma qui è una cosa ancora più alta. Questo è un marmo. Se io faccio così e c'è acqua, io mi bagno. Quando dico che c'è sempre un pizzico d'Italia dappertutto, significa anche questo. Chi creò tutte queste sculture all'interno del Capitolio fu Angelo Zanelli, ovviamente italiano. Quando racconto questo si accende una fiamma d'orgoglio dentro di me, per quanto ami la mia terra, al punto da odiarla molte volte. Questo è lo scudo ufficiale di Cuba, originario del XIX secolo, a cui in seguito è stato aggiunto l'insieme delle armi usate durante la guerra di indipendenza, più la stella solitaria che è il simbolo delle forze armate rivoluzionarie. Bravissimo! Questa invece è la classica fila che si fa per poter comprare le tessere che permettono l'accesso a internet. Una fila del genere dura più o meno sui 60 minuti, un'ora e mezzo, a volte nelle ore di punta anche 3 ore. Tutto per poterti connettere un'ora a internet. C'è una leggenda, c'era un re e una regina e la regina era stanca di sentire il rumore delle carrozze passare da qui, tanto da proporre al re di cambiare le piastrelle con del legno, e il re non voleva, ma la regina, essendo donna, aveva una grande arma a suo vantaggio, l'arma del cicchi cicchi cucci cucci del sesso.
Quindi finché il re non avesse cambiato tutto questo in legno, niente sesso, e alla fine vinse la regina. Quindi troverete l'unica strada di Cuba completamente fatta in legno. Ma se non lo sapete è difficile rendervi conto, perché sembra effettivamente una piastrella normale. Carlos Manuel de Cespedes fu il primo rivoluzionario cubano, ancora prima della lotta rivoluzionaria. Fu il primo a ribellarsi all'occupazione spagnola e venne catturato dagli spagnoli. Furono molto brutali con lui, molto crudeli. Non uccisero lui, avrebbero ucciso il figlio in caso lui non si fosse arreso. Però lui sacrificò il figlio per la patria e quindi continuò a combattere, e gli spagnoli mantennero la parola, quindi gli uccisero il figlio. In seguito divenne il primo presidente della Repubblica Cubana ed è uno dei tanti eroi di questa rivoluzione. Ho trovato due amici che vivono con me in ostello e mi hanno consigliato di andare con loro per visitare un promontorio dal quale si vede il panorama più bello della città. Quindi dobbiamo andare, no? Salutanos italiano. Italia! 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 La fortuna! Viva Cuba, Italia! Italia con me! Vale veramente la pena arrivare fino a qui. L'unico consiglio che mi sento di darvi è di non commettere lo stesso errore tecnico che abbiamo compiuto noi, perché se si viene di pomeriggio il sole tramonta dietro l'Havana, quindi le foto e i video escono male. Molto meglio venire di mattina. Welcome. I met this guy on the boat. He's overtired because he doing over stuff. I think, you know, like the YouTuber stuff. If you met him, he's a cool guy, but at this time he's fucking tired. Vi presento il Buenavista Social Club, dove replicano le migliori canzoni cubane degli anni 50. È il miglior posto per poter ascoltare questo genere di musica. Peccato però sia quasi inaccessibile, almeno per me che sono un viaggiatore poveretto senza quattrini. Entrare per ascoltare la musica con 3 drink costa 30 euro, con la cena costa 50 euro, 50 pesos. E onestamente varrà anche la pena, però non me lo posso permettere. Andremo... Fomentiamo! No, andremo in un altro bar in cui ci sarà tanta musica gratis, perché ce n'è di musica qui a Cuba. Non potevo andare via senza ascoltare questa canzone, la mia preferita in assoluto.